Ciao a tutti, belli, brutti e brutte e belle da Kindavar e Casual Gamer. Rieccoci con un nuovo episodio di Mass Effect Andromeda. Abbiamo salvato il pianeta Eos, o almeno l'abbiamo reso abitabile, quindi ora l'iniziativa ha finalmente la possibilità di stanziare la sua prima colonia nella galassia di Andromeda. Abbiamo salvato anche dei pirla che volevano cercare di controllare i robot che fanno la guardia a questa tecnologia aliena misteriosa che permette appunto sia di distruggere l'atmosfera di un pianeta, di renderlo inabitabile, sia in realtà di sistemarla, tecnologia misteriosa, con appunto questi robot che fanno la guardia, robot che diventano anche sempre più forti e aggressivi. E adesso siamo qua tra queste rovine, andiamo a vedere un po', perché io qua vedo l'indicazione di un segnale, ma a me io non vedo niente. Cioè, diciamo che l'icona risulta come irrisolta, quindi c'è qualcosa da fare qua. Che cosa? Boh. Here they come! Me la gioco finché la tuta tiene. Perché l'icona è bianca, cioè vuol dire che non è risolta questa località. Però non c'è niente per interagire. Non c'è una console, non c'è... Vabbè, qui ci stiamo a giocare la vita, quindi buono, torniamo sul nostro mezzo di trasporto, la cui armatura non si rovina mentre non siamo dentro, bravo. Allora, ci proviamo ad andare qua, se me lo permettono. Però immagino che le radiazioni a un certo punto ce lo impediranno, eccoli qua. Detecting above normal radiation levels. E niente. Allora, torniamo a prenderci un po' di materiali e poi penso che torneremo al Nexus. Sì, qua dobbiamo parlare col Nexus, qua dobbiamo cercare le cose. Al momento non le abbiamo, qua dobbiamo parlare con un tizio sul Nexus, qua dobbiamo... Nexus, scansionare, ma non possiamo, questo, questo ci servono i materiali. Ok. Colonists change things, not always for the better. Hopefully, Prodromos sets a high bar. Nice world. You know, with a little help from massive tech. Ma che cacchio c'è lì? Ah, ci sono le bestie invisibili dei cat. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
cos'è sta roba qua? Ah, è il confine dell'aria. Oh. Had my nose down in Remnant for so long, I never noticed the colors. Our people came a long way. Nothing here will stop them. Strange. Siamo messi male. Questo non può essere esplorato. Questa sì, va bene. How bleeding for a place makes it feel worthwhile. Recuperiamo un po' di scudo. Radiation within safe levels. Life support at 100%. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Sì, perché è un'area così complicata? Madonna, stiamo procedendo in orizzontale. Cacchio, se andavo più dritto... C'è un ingresso anche da lì? Nice, comodo. Pathfinder, this area can be mined for resources. You Sono can ancora ottime le risorse qua. Bisogna riuscire ad andare al di là di sto edificio, cioè... non so. Andiamo così. Found another colonist. So many. All right, send me their information. Dov'è? Dov'è il cadavere di quest'altro? Era più indietro? Radiation levels increasing. Radiation levels within acceptable limits. Life support is back online. C'è qualcosa qua, andiamo. 65 alluminio, questa è stata una bella pesca. Una zona un po' infame qua per... Sopra il sasso c'era tanta roba. Esaurita, meno male, non ne potevo più. Has been depleted. Ci sono quei bestie dei cat qua. Le posso mettere sotto?
Penso di sì. Nice work. Ah, maledetta. Il cadavere ora non ha più collider. Ah, questa non serve a niente. Questa è roba cat rimasta impantanata, però rischioso secondo me lasciare una colonia. Forse devo farla meditare, cioè sta colonia è qua in balia totale. Se questi un giorno arrivano. Cos'è questa nebbiolina? Vabbè, direi che è l'ora di tornare nello spazio. Sì, abbandono il pianeta. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? Come volete. We're adventurers. Whatever makes the squad comfortable is okay with me. Non faccio il Let's talk maniaco about del success controllo. ideas. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Il suo occhio attraversa le palpebre. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on, hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Cercate di andare d'accordo. Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Forse devo fare scelte più... Incrementi su materiali che possono essere aggiunti a determinati progetti, oggetti che incorporano incrementi possono essere più potenti. Questo sì, lo sappiamo. Che mi faccio? Un giro della nave? Com'è che com'è cacchio? Questa è la cosa riunioni. Ryder, when you've got a minute, stop by the medbay. Ok.
Postazione compravendite. Devo vendere robe? Ah, c'ho un doppione. Questo lo posso vendere. Tutti i materiali di recupero. Fucile assalto ce n'è uno, fucile a pompa. Questo posso vendere. Fucile di precisione, ok. Mischia, teniamo al momento. Mod pistola mi serve. Mod fucile a pompa. Ok, mod fucile precisione. Teniamo a livello di corazze. Teniamo a livello di questi sicuramente teniamo. Ok, tu cosa mi puoi vendere? Armi non le voglio, corazze non le voglio. Questi potrebbero essere interessanti. Munizioni disgreganti. Gara di danni bonus agli scudi. Dura per 3 caricatori, quindi non devi ricaricare quando le attivi ste robo. Prendiamoci anche sta chiave di decodifica. E via. Abbiamo commerciato anche. Che roba. E lo sviluppo, quindi i miglioramenti, devo ricercarli ogni volta? Gli incrementi, devo ricercarli ogni volta, se... sì. Beh, al momento non posso fare niente. Meglio così. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. Wow. What the hell was that? I know that look. It's just my biotics reacting to all this. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one, before the initiative. Some things stick, though. Like losing the old man. Tu eri un comando Asari? How does a human soldier get to serve with Asari? Prove your biotics can rip an APC apart, and people get nervous. Funny that. The Alliance found me a cross-species military initiative in a hurry. Sent me to Thessia to serve with the Huntress unit. One of the few places where my powers were welcomed. Your father made another one. Conoscevi bene mio padre? You were his second in command. Were you friends, too? He was more a mentor than a friend. Prickly old bastard. But I respected that. People treat geniuses like they're made of cut glass. I didn't care how smart he was. I think he liked someone not caring. Tutti abbiamo perso There's qualcosa. a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a pathfinder. I said I wouldn't get in the way, and I meant it. But I prepped for years as your father's second. Then he chooses you, Osti. an untrained pathfinder, and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. Perché sei venuta qui? So what brought you out to Andromeda?
Biotics like this. Thinking like an Asari. Ma in effetti, cioè, cosa comporta essere un pioniere se non ci fosse questa intelligenza artificiale collegata? The initiative was meant to be È semplicemente un titolo. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. Non è perché sei pioniere all'improvviso puoi terraformare i pianeti. First job, Se non lo sai come si fa. Avrebbe avuto culo che c'è sta tecnologia. If you want to talk, I'll be here. Va bene, la telecamera però dov'è finita? Fatemi uscire da sto casino. C'è roba da scannerizzare dentro l'astronave? Non ci ho mai pensato, potrebbe esserci. Sempre un po' da infami. Va tutto bene? L'animazione della scala è devastante. Qualche novità per me? Qualche mail? Ringraziamenti di cuore a Ryder, dalla dottoressa Diana, alla famiglia da spedizione perduta. Mi hanno chiesto di farti avere i loro ringraziamenti per aver intrecciato i loro cari. Perdere qualcuno non è mai facile, ma sapere con sicurezza cosa è accaduto gli aiuterà a elaborare il lutto. Spero che il tuo prossimo incarico abbia un finale meno cupo. Richiesta assistenza, salve Ryder, perdona l'intrusione, ma un problema che tu e Sam dovreste poter risolvere facilmente. Potrebbe essermi utile per le mie indagini sul flagello. Potremo discutere in persona nei laboratori del Nexus. Tanti saluti a te e a Sam, dottoressa Ariedana, capo sezione astrofisica, laboratorio tecnologico. Un altro appuntamento, perfetto. Promemoria a Ryder da Cora. Grazie per la chiacchierata, la situazione non si è aggiustata del tutto, ma va sicuramente meglio. E ricorda di prendere una pausa, il lavoro è importante, ma lo è anche. Ci ha scritto una mail subito. Piange i propri cari. Paura e dolore non devono dominarti, essi devono essere i tuoi fedeli servitori, pronti a proteggerti. I colpi subiti da una cacciatrice le permettono di andare avanti. Cora, le piante fanno progressi e Sam stiamo studiando una botanica insieme. Che l'avrebbe mai detto? Quella cripta da Cora, ho ancora l'odore di quella cripta relictum sulla Cora. Quante mail che mi ha scritto, corazza, c'erano parecchie robe strane là sotto. Come direbbero i miei manuali da cacciatrice, il tagliente confine fra il noto e l'ignoto ti insegna a rinunciare a ciò che non è indispensabile. Ora che ci penso, un po' mi ricordava i templi su Tessia, gli spazi enormi, i corsi d'acqua, il fatto di sentirsi piccoli davanti a tutta quell'enormità che sfugge alla comprensione. Riusciremo mai a scoprire cosa avevano in mente i creatori della cripta? Callo invece mi dice: ciao Ryder, sono felice di informarti che la Tempest è in perfette condizioni. Allora, visto che adesso comandi tu, ho pensato di rivelarti qualche piccolo segreto che progettisti e io abbiamo inserito nel codice della nave. Per esempio, via il codice JCSB con il tuo factotum per aprire il menu di debug. Buongiornissimo, puoi usare la macchinetta del caffè della cambusa tutte le volte che vuoi. Peccato perché viene dopo, elimina il blocco dell'acqua calda nelle docce. Non ho niente da leggere, mette i tuoi abiti davanti a quelli degli altri nel ciclo di pulitura automatica. Divertiti e mi raccomando non farli girare. A proposito di tuo padre, Vetra mi ha detto che è successo a tuo padre. Io ho perso molte persone nel corso degli anni e così ho pensato che distrarti un po' potrebbe farti bene. Guarda, di solito questa cosa mi aiuta. Drag ha legato 37 immagini diversi fucili anche a pompa, 2 sono doppie, molte sono a bassa risoluzione o segnate con delle filigrane. Vabbè, apprezzo il gesto. Da Lexi Ryder, considerate gli sforzi fisici che compi durante le attività quotidiane, consiglio di dedicare 5-10 minuti al giorno a esercizi utili per sciogliere i fianchi e rilassare la parte bassa della schiena. Le posizioni portate qui sotto sono le migliori in questo senso. Non vorrei sembrare presuntuosa, ma se è vero che lo yoga è un'invenzione degli umani, sono state le Asari a perfezionarlo. Inchino di Corinth in piedi, a gambe divaricate, con un piede girato verso esterno. Inspira profondamente, ispirando piega il busto verso il piede rivolto all'esterno fino a toccare la caviglia con la mano. Mantieni per 5 secondi, poi cambia lato. Abbraccio di tevura in posizione supina, potrebbero essere utili davvero queste posizioni. Unisci i piedi formando un rombo di spazio negativo tra le gambe, con i palmi rivolti a terra spingi i fianchi in avanti ma senza allungarti troppo. Posizione da matriarca in ginocchio, inspira profondamente, espirando unisci le mani formando un triangolo. Alla seconda ispirazione solleva le braccia sopra la testa e piegati in avanti portando il busto tra le cosce. Mantieni per 3 respiri, allungandoti sempre più a ogni ispirazione. Avvisami se ti servono schemi o video di riferimento. Lexi. Nuclei dati. Ciao Ryder, spero non sia un problema se tengo il nucleo dati nella mia stanza, la capsula di salvataggio. Se mi piace riflettere sulle cose prima di andare a letto, le idee migliori mi vengono quando sono mezza addormentata. In più, l'ho visto prima io. Sappiamo che contiene dati di qualche tipo, il problema è capire come accedervi, ti farò sapere.
Ricostruzione facciale. Ryder, ho completato l'analisi delle ferite riportate su Abet 7 durante la caduta, o meglio entrambe le cadute, incluse quella al volto dovuta alla rottura del casco. Le fratture sottocutanee vicino all'attaccatura dei capelli stanno guardando bene. Se desideri monitorare il processo di guarigione, c'è un programma di ricostruzione facciale installato nell'infermeria di Tempest. Spesso l'esplorazione in ambienti estremi può avere serie ripercussioni fisiche. Potrei cambiare il tuo aspetto come preferisci, in modo veloce e sicuro. Callo afferma che il programma gira su una piattaforma Loxene ormai obsoleta, ma forse è una delle sue solite battute. Lexi. L'intervista già lo sapevo. Quindi posso cambiare il volto proprio. Qui. Ok. Nella cambusa. Ah, l'infermeria. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Benvenuta a bordo. Happy to have you, Dr. Tapero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. Andrea era grande. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Ci mettiamo a fare gli esperimenti come fanno loro sugli Harry umani. didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. Sei una continua sorpresa. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner, maybe? Oh. Thing is, Ryder, you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically without distraction. Ma perché da lì siamo partiti al Not nearly as much as you think you are. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average life. Ma perché quell'opzione era baccaglio? Non sembrava quando la sceglievo. Something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. Vabbè, quindi l'ho baccagliata senza volerlo in realtà. Beh, è andata anche pure male. Non ho bisogno che un vecchio con qualche secolo meno di te venga a dirti che sei pronto, ma probabilmente perché so che è vero, tu occupati del tuo rider e io farò altrettanto con la mia. Quindi nel codex cosa ha messo a riguardo? Ah, qua ci sono altre robe. Cora Harper, hai socializzato con Cora scoprendo maggiori dettagli sul suo passato come biotica e comando Asari. Lexi Tipero, nonostante diversi anni di esperienza, Lexi non si sente proprio agio a lavorare sul campo. La prospettiva di poter svolgere ricerche sui Ket però è una forte motivazione. Dalla scheda della dottoressa Lexi Tiperro, medico e psicologo della Tempest. Ryder, come parte del mio incarico su Tempest sono tenuto a inviare delle valutazioni psicologiche al quartier generale dei Pionieri. Ti invio le mie note, trovo giusto che sappia che cosa penso. Ti ripresenti, ci conosciamo da poco, questa è solo la mia valutazione iniziale, buona lettura. Mostra livelli elevati di empatia ed esprime le proprie opinioni in modo appassionato, mantiene compostezza e disciplina anche in situazioni di grande pressione, le azioni impulsive spesso dicono più delle parole, ma non era identico sto rapporto. Contatti noti, nonostante la giovane età per gli standard Asari, Lexi Tiperro viene considerata tra i migliori medici dell'iniziativa Andromeda. Nata sulla stazione spaziale Omega, notoriamente in mano alla criminalità, me la ricordo dalla trilogia, Lexi iniziò la carriera medica occupandosi delle ferite del padre, un buttafuori Turian che lavorava al locale notturno Afterlife, il solito, lo stesso in cui la madre faceva la ballerina. Interrogata sul suo passato, Lexi afferma che i suoi genitori sognavano di vederla partire da Omega per vivere una vita degna di essere vissuta. Esaudendo i desideri dei genitori, Lexi lasciò Omega per continuare a studiare medicina e psicologia sulla Cittadella, dove conobbe Harry Carlyle. In seguito è stato lo stesso Carlyle a convincerla a unirsi all'iniziativa in veste di medico dell'Hyperion. Il fatto di assegnare un Asari all'arco umano ha sollevato alcune perplessità, ma le credenziali di Lexi e la sua competenza nel campo dell'anatomia aliena hanno dimostrato quanto fossero infondate. Per sua stessa missione Lexi è una staccanovista, viviseziona la gente anche quando non lavoro, metaforicamente ovvio. Tra i numerosi obiettivi che si è data a Eleus ci sono quelli di migliorare il proprio rapporto con i pazienti ed imparare a godersi ogni momento. Bene, spero che abbia successo. Sti nullificatori
ne sbucano ormai. Questo modello di Rectum sembra essere stato progettato per lo scavo, se provocato entra in modalità assedio, agganciandosi al suolo e sparando proiettili esplosivi verso i bersagli. In questa modalità continua a ripararsi, riducendo i danni derivanti dagli attacchi nemici. PB afferma che questa caratteristica è quella che l'ha spinta a soprannominarli nullificatori. Il recupero delle parti dei nullificatori è stato illuminante. Utilizzano infatti chiodi e riserve di ferro fluido presenti nelle estremità inferiori per ancorarsi al suolo e rimanere stabili quando sparano, cosa che potrebbe essere applicata alle operazioni minerarie dell'iniziativa. Anche la schermatura è sorprendentemente leggera, visto lo spessore 72 mm e la densità. Le basi appoggiano su un reticolo di polimeri in grado di attutire gli urti e distribuire la potenza balistica. Queste caratteristiche però sono anche quelle che gli permettono di assorbire attacchi pesanti rendendoli formidabili avversari. Nel diario che aggiornamenti abbiamo? Abbiamo anche la roba, parla con la dottoressa Ridana. Ah, non abbiamo la roba di recuperare. Alcuni incarichi non vengono messi sul diario. Ah, qua posso migliorare. Ah, c'ho dei punti da spendere. Nel diario cos'è che c'ho ancora? Non c'ho niente da guardare. Mi gusta. Pronto a combattere. Aumentiamo la salute massima e via. Poi Cora. Andiamo di questo. Vetra 2 punti. Quindi andiamo di scudi massimi. Drac 14 punti. Quindi ira sanguinaria cos'è che fa? Diventa una forza naturale, si lancia con un bonus danno in mischia. No. Incenerimento mi piace più. Ok. Guerriero Krogan. Veterano esperto. Belli questi. E a sto punto ti do anche la sanguinaria, dai. PB 2 punti. Giusto questo si può fare. Liam 2 punti. Aumentiamo le difese e ci sta. Quit worrying, Rushan. It'll be fine. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Rushan. Who are you talking to? Kesh, Nexus superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Cerchiamo di evitarli i guai, direi. No, però lui vuole sentire. Noi amiamo i guai. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. I like the way you think, kid. Someone somewhere shivered when I said that. Probably Tan. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. A Nexus ci sono rifornimenti. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did, but there weren't a lot of options. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. E Cash? Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Però al Nexus servite. Krogan could have made a real difference on the Nexus. Staying under those conditions would have just resulted in another mutiny. We have a much better shot at something good out here. Can't argue with that.
Ci becchiamo altro codex. Dopo aver ottenuto il suo rispetto su Eos, Nalmor Drak ha citato unirsi alla tua squadra. La Tempest è un po' troppo comoda per un Krogan, ma il vecchio si è subito ambientato. Quando intrattiene l'equipaggio raccontando delle storie, Drak trascorre il suo tempo in cambusa in compagnia delle sue armi. Drak è stato uno dei numerosi Krogan risvegliati dalla stasi per aiutare a sedare una rivolta scoppiata sul Nexus. Quando ai Krogan è stata negata l'autorità che era stata loro promessa, hanno preferito lasciare la stazione per insediarsi a Eleus in totale autonomia. La nipote di Drak, tuttavia, è rimasta sul Nexus a far rigare dritto i vertici della stazione, almeno dal punto di vista di Drak. Nalmor Drak, come confermato dai registri del Nexus e dalle sue stesse dichiarazioni, il mercenario Krogan Nalmor Drak è tra gli individui più anziani dell'iniziativa Andromeda. Ha lasciato la Via Lattea a bordo del Nexus insieme a molti altri membri del clan Nalmor per poi abbandonare la stazione in seguito alla rivolta del Nexus. Nato su Tachanka intorno al 700 era comune, diciamo dopo Cristo, Drak era un giovane guerriero quando la rivolta dei Krogan entrò nel vivo. Insieme al suo Krant totalizzò oltre 200 uccisioni, tra cui, stando a quanto afferma Drak, spiccavano quelle di 3 spettri appena nominati al Consiglio. Dopo la fine della rivolta, la giunta impiegando la genofagia di progettazione Salarian, Drak cambiò vita proponendosi come pirata e mercenario ovunque scoppiassero nuovi conflitti. Le ferite subite in secoli di combattimento hanno comportato la sostituzione di vari arti e organi interni con innesti cibernetici. Drak sostiene che sia stata la ricerca di un nuovo ultimo orizzonte a condurlo fino ad Andromeda. Drak non ha viaggiato da solo, è partito per Andromeda insieme a molti altri membri del suo clan, tra cui la nipote Nakmor Kesh e la capoclan Nakmor Morda. Kesh e Drak sono molto legati e si scambiano messaggi regolarmente mentre svolgono i rispettivi incarichi a Eleus. In Nexus ci dice che Nakmor Kesh, dopo aver supervisionato le fasi iniziali di progettazione e costruzione del Nexus nella Via Lattea, ora Nakmor Kesh è la sovrintendente della stazione. Ha la responsabilità di dirigere tutte le operazioni del Nexus, dalla manutenzione dei sistemi all'integrazione delle archi in arrivo, oltre a proseguire i lavori di costruzione. Anche considerato una figura di spicco del clan Nakmor, nonostante la partenza della maggior parte dei Krogan, la stazione era riparatore in capo, il ruolo che essa stessa, che è scenata su Tuchanka nella Via Lattea, debole di costituzione almeno per gli standard Krogan, dichiara che solo merito di suo nonno Nakmor Drax è cresciuta forte e robusta. A differenza di molti Krogan, Kesh ricevette un'istruzione completa e approfondita che la portò a interessarsi fin da giovane di edilizia civile e ingegneria. I registri confermano che Kesh ha avuto un ruolo centrale nel mantenere la stazione operativa durante la rivolta del Nexus. La sua indubbia capacità gestionale, unita a una profonda conoscenza della stazione, la rende un membro insostituibile dei vertici del Nexus. Anche se dai verbali delle riunioni ufficiali emergono frequenti conflitti col direttore Jarun Tan, la presenza di Kesh testimonia l'importanza che i Krogan continuano ad avere a bordo della stazione. A parole. Ok. Qui come stiamo? Hey, I'm in storage if you need me. Pathfinder, help me with something? I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omniblade. Not giving up a 6% boost, right? Dove hai trovato un divano? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? Adesso c'ho 600 anni. In a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your Alliance days much? Che cos'è la forte? Tell me about your group. Heavy Urban Search Terrain 1? Yeah. Earth's contribution to a multi-species disaster response unit. HUST-1, but Hustle looks much better on the patch. Hustle, quindi in inglese. Civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. Tastes better just thinking about those days. Sì, manca anche a me. I wanted adventure and mystery at the edge of known space. There was so much to see. Seems like a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Ah, non avevo guardato che era un'opzione amorosa.
Forse avrei dovuto controllare che appunto c'era il cuore, quindi ci stavo provando. Sogni di I avventura. hoped my Alliance career would lead to adventure, exploring, hunting dangers in the dark. Didn't happen. Couldn't. But here, everything's new. And I want to see it all. Ah, I don't hear idealist a lot. Everyone's cynical. Back at you, Costa. Why'd you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. Siamo tutti sotto pressione. If it all goes wrong, it could feel like we left for no reason. I know why I'm here. A bad start can't change that. I won't let it. In crisis response, I'd focus on essentials. That's you and this team. Pathfinder leads to planets, leads to people. You've got your part covered. You've got this. I'll do my damnedest to help with the rest. Qua chi c'è? Oh, hey, Pathfinder. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Ho interrotto qualcosa? Hope I'm not interrupting something important. Not at all. We were just finishing up. Wait, Ryder, I just wanted to know if... So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Beh, meglio del Nexus. I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. È baccaglio? No, però la Turian non c'ho di baccagliarla, sinceramente. Ci serve gente abile. We need people with skills, and it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep, making deals to get the things you want, shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been, we're all dead. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later? Oh, abbiamo anche l'aggiornamento del codex di questi due, mi sa. Vetranix, Vetra ama definirsi come una persona che ottiene sempre ciò che vuole. Sembra tenere molto alla tua missione e al successo della squadra Pioniere. Forse questo è in parte dovuto al fatto di aver portato con sé la sorella minore, Sid, fino ad Andromeda. Tra l'altro non si è aggiornato. I registri di iniziativa Andromeda includono poche informazioni certe sul conto di Vetranix. Vetra sostiene di essere originaria di Palaven, ma ha anche ammesso di non avere lo status di cittadina Turian per il mancato completamento dell'addestramento militare obbligatorio. Pare che avesse abbandonato Palaven in giovane età, trascorrendo gran parte della propria vita spostandosi tra varie località ai margini dello spazio del Consiglio. Vetra è stata reclutata nell'iniziativa da Nakmor Kesh, che la definisce il suo socio in affari e l'ha raccomandata giudicandola astuta, dotata di grande spirito di adattamento ed esperta di armamenti. L'unico parente registrato di Vetra è la sua sorella siderali, partita insieme a lei a bordo del Nexus. Una notazione in fondo al fascicolo di Vetra suggerisce che potrebbe aver fatto parte di una banda di mercenari ingaggiata per rubare i segreti militari da una base su Menae. I responsabili di questo furto non sono mai stati catturati. Vabbè, scusate un attimo. Qua è tutto a posto.
direi. Quel comandante deve girarsi tutta la nave. Eccolo qua. Making the rounds. Slumming it, huh? Want to see how the riffraff are making out? Ah? Ma quali bassi fondi? Oh, no, andiamo sullo scherzoso. Qualcuno deve farlo? It's a dirty job. Are you the riffraff spokesman? King, actually. You might want to bow. Otherwise, no telling what might fall off the Nomad when you're out there. I'll take my chances. Just want to see how things are going with the ship. I can coax more out of this baby than some might think, but we shouldn't go too far or push too hard between Nexus stops. For now. It just feels good to be stretching our wings, you know? Locked in idle too long, you start to drift. People, same as ships. Stuck on the Nexus, gotta say, I was regretting joining the initiative. È il primo con cui parlo adesso dell'equipaggio che non è parte del gruppo che posso portare con me in battaglia. Quindi anche con questi devo... Sì, perché c'è il riassunto delle relazioni del Codex, quindi anche loro hanno un morale, una relazione... Not gonna lie, it sucked. I tend to live the way I work. Kind of feel it, do it. Not a lot of close ties, no real sense of purpose. Figured maybe I'd find my true calling in Andromeda. Then I got here and, oops, I just made a decision there's no turning back from. I was going nuts on that station. You can't know how jazzed I was when you showed up. Ho molte altre qualità, frase baccaglio, no? Ti aiuterò a trovare un fine. We're exploring this cluster, eventually the galaxy. If your purpose is here, we'll find it. Then the question will be, what will I do with it? In the meantime, you just keep pointing this ship wherever you want it to go, and I'll make sure she can get there. Deal? Deal. Ah, Jill Brody. L'ufficiale tecnico Jill Brody è l'ingegnere capo della Tempest. Dopo aver raggiunto Andromeda a bordo del Nexus, Jill è uscito dalla stasi circa un anno fa per contribuire ai lavori di costruzione, prima di preparare il varo della Tempest. Non esiste alcuna documentazione sulla gioventù di Jill, il quale afferma di essere stato un comune ragazzo di strada in una delle megalopoli terrestri. Pur essendo privo di istruzione, Jill si dimostrò versato nella matematica e nella fisica applicata fin dall'età di 10 anni e spesso si introduceva nelle discariche per smantellare e riparare motori di navette distrutti. In seguito fu catturato e condannato a un lavoro regolare. Le competenze meccaniche di Jill lo portarono in numerose colonie della Via Lattea e il suo stile di lavoro non convenzionale attirò l'attenzione di Vetranix, che all'epoca era alla ricerca di nuovi contatti. Vetra sostiene di aver convinto Jill a unirsi all'iniziativa, ma questi dichiara invece di aver vinto lo status di Vetra nell'iniziativa in una partita a poker, scambiandolo per un posto garantito per sé e la sua amica Jill. Attualmente è un membro insostituibile dell'equipaggio della Tempest. Sindacalista e capo ingegnere, operaio, una roba del genere. Ah, basta andare lì per... Capito. Ho trovato un nuovo sentiero. Bene, possiamo finalmente andare qui. Haven't really spoken since orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Cos'è sta postazione? Ah, ok. Vabbè, penso che poi me lo riconfermeranno in futuro. Cioè, se devo sbarcare su un pianeta mi faranno scegliere le robe. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Ah, sei solo di passaggio? Should I consider you a temporary addition? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder.
Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Prova a dormire di più. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. Davvero? I slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Beh, non è che qui su Andromeda mi pare che ci sia stato qualcuno prima di noi assai. Comunque non mi serve sapere altro. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Oh, ci sta baccagliando lei? Again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Vabbè, direi che è finalmente giunto il momento di procedere. Suvi, Callo, vabbè, parliamo con uno di questi. Terminale mail, no, le mail le abbiamo lette tutte. Oh, ancora, fiero di essere qui. E Pioniere, sarò ripetitivo, ma devi sapere che questa squadra mi piace un casino. Noi possiamo sistemare le cose e appena avremo colonie vere e proprie sarò in prima linea per soddisfare ogni loro esigenza. E questa possibilità di lasciare il segno che mi aveva convinto a unirmi alla Forte ed è la stessa che mi ha portato fin qui. Ce la faremo, Costa. Liam ha legato un elenco di contenuti multimediali a tema frontiere. I generi includono western, space opera, curiosamente drammi storici, Turian. Sei tu il capo, da vetra. Pioniere, ti devo una spiegazione. Ho accennato a via Traversa la necessità di fare quello che bisogna fare. A bordo del Nexus durante i giorni più difficili molti di noi si sono abituati a molte brutte cose, perché lottare per sopravvivere non è certo bello. Però adesso sono qui per aiutarti. Se c'è qualcosa che non ti va a genio, non la farò, punto e basta. Da Lex invece può interessarti. Ha legato virilità e aggressività di Krogan. Ryder, allego la mia tesi sui Krogan di cui ti parlavo. Purtroppo sono soltanto 500 pagine, non mi hanno permesso di sforare. Se ti interessa, ho scritto un articolo più lungo per la rivista di medicina della Cittadella, circa 1400 pagine, decisamente più approfondito e con diagrammi relativi all'accoppiamento dei Krogan. Questo è flirtare. Suvi. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. Sì, ha un suo fascino. I suppose it is a rather darkly beautiful phenomenon. Darkly beautiful. I like that. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. Un'intelligenza divina, cioè un dio? You mean a god? Yes, I believe in a higher power. I know it's a little odd, but I am a scientist because science brings me closer to something greater than myself. Dai, anch'io la penso così. There's something about coming face to face with something wondrous that makes you want to believe. Wow. It's wonderful to meet someone who understands. I've had to justify myself so often, as if having faith in the divine invalidated my work as a scientist, as if the sacred could be diminished by the search for truth. Non devi giustificarti. I wasn't questioning your abilities. You never have to justify yourself to me. Thank you. I appreciate you saying that, truly. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. We'll talk later. Callo, vieni qui. A te non ti baccaglio. Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector? That's probably smart. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? È elettrizzante. Oh, l'hai progettato tu, vero? Forse ti piace più se You ti sto mentioned di something questo. about helping design the Tempest? Test pilot, mostly. Plunging through the Nemean abyss was almost a preparation for the Scourge. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda. I could have stood on the shore and waved goodbye,
or took the leap to see how it all turned out. Anch'io avrei fatto lo stesso. I get it. Like leaving a good story half finished. The team liked that one of us was going. It felt right after all we went through. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, 3 drips of coffee on the corner. You remember all that? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. Ci sono notizie dell'Ark Solarian? Did you hear anything about the Ark back in the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Solarians. Beh, ma c'è Ten. Cheer up, Callow. We'll always have Director Tan. That snide little bureaucrat? All the more reason to find the others. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. Oh. Altre robe del Codex. Allora, Callo Jaff, a volte tu e Callo chiacchierate nel tempo libero, Callo non perde occasione per parlare della Tempest. Poi cos'altro c'è, scusa? Su Via Anwar, l'ufficiale scientifico della Tempest lavora a stretto contatto con la squadra di ricerca sul Nexus, analizzando i dati che tu e Sam raccogliete sul campo. Mentre parlavate, Suvi si è rivelata essere una persona spirituale. Avete dimostrato di avere idee simili in materia di fede religiosa. Suvi ha apprezzato questa vostra affinità. PB sostiene di essere la massima esperta in fatto di tecnologia relictum tra le specie della Via Lattea, una qualifica difficile da verificare dal momento che molti registri del personale del Nexus sono andati perduti. Impronte digitali di DNA corrispondono a quelli dell'Asari Pelessaria Bisail, che tuttavia risulta essere ancora in stasi secondo il programma Risvegli. Mi piace bruciare le tappe, è stato l'unico commento di PB in merito. Incrociando informazioni raccolte su EOS e su Nexus, pare che PB sia nata sul pianeta Yetiana della Via Lattea. Dopo aver raggiunto Andromeda a bordo del Nexus, alcuni mesi fa ha abbandonato la stazione per esplorare il settore Leus per conto proprio. Il suo fascino per il relictum l'ha portata a catalogare e smantellare diversi tipi di robot, ma al momento non sembra intenzionata a condividere le sue scoperte. Psicologicamente PB risulta essere estremamente intelligente e altrettanto individualista. Il suo stato di irrequietezza è tipico di molte Asari nella fase di Dama, anche se ben poche sono arrivate al punto di partire per un'altra galassia. Invece Kello Jaff è nato su Sarkesh, dove gli si prospettava una vita, cito testualmente, così noiosa che neppure tu sapresti calcolare quanto. Destinato a una carriera redditizia ma poco stimolante nelle Paro e Aerospace, Callo si dimostrò più interessato a pilotare le astronavi che in teoria doveva limitarsi a catalogare. Decise quindi di lasciare Surkesh per addestrarsi come pilota e in seguito fu assunto da un concorrente della Paroe come collaudatore. I mail interni dimostrano che all'epoca in cui l'iniziativa Andromeda stava reclutando progettisti per le navi di perlustrazione, la Paroe Aerospace si pronunciò contro l'assunzione di Callo con tale fervore da attirare l'attenzione di Jim Garson. Callon sostiene che i piani ambiziosi dell'iniziativa l'avevano convinto a partecipare alla progettazione della Tempest, pilotando personalmente i primi prototipi, conducendo stress test in regioni come l'abisso di Nemean e presumibilmente aiutando ad acquisire tecnologie avanzate. Callo vanta un'infallibile memoria fotografica perfino per gli standard Salarian, ciò può essere legato ai suoi insoliti tempi di reazione motori, per quanto lo stesso Callo si ostina a negarlo. Cos'altro c'è nel Codex? La tecnologia del Tempest. La Tempest utilizza numerose tecnologie sperimentali per rispondere ai requisiti unici della squadra Pioniere. Il sistema di rilevamento planetario, per esempio, utilizza una serie di microsatelliti fotosensibili emettitori radar-lidar, i cui dati vengono convogliati dal router della Tempest al nodo SEM. A quel punto vengono eseguite analisi scientifiche e probabilistiche per poter presentare un'analisi generale al Pioniere, cosa che solitamente richiede 0,5 secondi. La rete di computer della Tempest ha presentato delle sfide impegnative, e dato che molti sistemi informatici della Via Lattea incorporano sistemi di sicurezza anti-IA, la rete della Tempest è stata progettata da zero per consentire la mia integrazione con i sistemi di bordo. Delle connessioni firmware ispirate dall'esame della tecnologia degli addetti dei GEF mi consentono un'interazione temporanea con sensori, comunicazioni e sistemi di navigazione della nave. Per ridurre la massa del mezzo senza andare a inficiare la sicurezza, la carica elettrica dei condensatori della Tempest viene utilizzata per mantenere stabile il vascello tramite una tecnologia sperimentale denominata riduzione piezoelettrica delle vibrazioni RPV. Quando la superstruttura della nave è soggetta a vibrazioni, per esempio durante l'ingresso in un'atmosfera o durante manovre di volo complesse, degli elementi piezoelettrici ricevono una carica che curva le paratie nella direzione opposta, consentendo così di ridurre le vibrazioni e di ottenere un volo più fluido.
Ok, mappa galattica, signori. Devo fare spazio. Spazio, visualizza sistema. Spazio, visualizza settore. Questi abbiamo fatti tutti al 100%, quindi non ci resta che tornare. Al Nexus. Familiar territory. The Nexus has been here for months. Still not enough time to survey it all. È quasi nelle nuvole il Nexus. Attracchiamo, sì. Però come fanno a viaggiare da sistemi a sistemi senza i relay che hanno nella Via Lattea? Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Lasciamoli festeggiare. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The initiative's finally back on track. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. L'avamposto un buon leader, cioè dimostra che siamo tenaci. We've taken some hard knocks, but this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Enough. Look, this isn't going to work. Ok. Quindi qua dove cacchio sono finito? A worker was lost to space during repairs on the Nexus hull. Oh mamma mia, quanti messaggi. I residenti sono ancora in lutto per la morte di Jean Garson, la fondatrice dell'iniziativa è rimasta uccisa quando il Nexus ha colpito il flagello. È prevista una cerimonia di commemorazione ufficiale, anche se il direttore è già lontano, ha fornito pochi dettagli al riguardo. Se non fosse stato per Jen, oggi non saremmo qui, ma ora che siamo ad Andromeda, prima di festeggiare, dobbiamo pensare a sopravvivere. Ritardi per il curriculum unico, nessun accordo su corso di studio unificato per i bambini dell'iniziativa, le Asari dichiarano che aspetteranno l'accoglimento delle loro proposte. Nexus, riparazione delle lampade solari, un barlume di speranza per i residenti del Nexus privati del sonno, presto sarà riparato il guasto che impedisce lo spegnimento delle lampade solari. Un operaio disperso in spazio, un operaio è andato perduto lo spazio durante la riparazione del Nexus, il nome sarà reso noto dopo la notifica ai suoi parenti nella Via Lattea. Ah, quindi si può comunicare con la Via Lattea? Esperti senza parole, una malattia indotta da un frutto simile alla ciliegia, portato da Habitat 7 all'uso dei controlli sanitari, molti passeggeri sono ancora in quarantena. Addirittura, il flagello pure una pandemia, il flagello impedisce i viaggi, neppure i migliori scienziati sanno spiegare l'anomalia di energia oscura dominante flagello che limita viaggi e comunicazione nel settore. Tentativi di contatto in corso, continui tentativi di contattare i discendenti della Via Lattea, i segnali che confermano l'arrivo a Eleus non hanno ancora ricevuto risposta. Figo questo, chissà ci risponderanno. Fondato Prodromos, l'iniziativa ha compiuto un passo storico con la creazione di Prodromos, il suo primo avamposto Eleus. La creazione dell'avamposto su Eos avviene dopo 2 tentativi disastrosi che sono costati numerose vittime. Ciononostante, ora le autorità dichiarano di ricevere fin troppe richieste da parte di aspiranti coloni. Scoperta una cripta, una spedizione su Eos nel sistema Pytheas ha scoperto una struttura misteriosa che le autorità hanno definito cripta.
Non si sa molto su questo complesso sotterraneo, anche se pare che sia relictum. Questo è stato il commento della scienziata Asari Pelessaria Bisail. Ciò che abbiamo attivato nella cripta ha migliorato radicalmente l'atmosfera di Eos. Ucciso il pioniere Ryder. Il pioniere umano è morto, Alec Ryder è rimasto ucciso dopo l'atterraggio su Habitat 7 nel sistema Erickson. Il figlio di Ryder è stato nominato nuovo pioniere, assumendo il comando della Tempest nella ricerca di una casa qui ad Andromeda. Indagini sulla rivolta. L'indagine in corso sulla rivolta scoppiata su Nexus è incentrata su 2 presunti istigatori, lo specialista di supporto vitale Calix Corvannis e una non meglio specificata Geniera Asari. Entrambi hanno giocato un ruolo chiave nel mantenere operativo il Nexus dopo il primo contatto col flagello, prima della ribellione. Corvannis è stato ucciso dalle forze di sicurezza del Nexus, mentre la Geniera è ora in esilio. Si ritiene che su Nexus siano ancora presenti individui fedeli alle ammutinati. Noi abbiamo occhi dappertutto, avverte Jaruntan, direttore dell'iniziativa, e non li chiudiamo mai. Il Nexus viene riparato. La squadra di manutenzione del Nexus proseguono l'opera di riparazione mirata dei sistemi dell'infrastruttura della stazione. Dopo il devastante impatto con il flagello ha attivato il risveglio di emergenza Eleus. I livelli di ossigeno e di filtraggio si sono stabilizzati, ma il razionamento resta in vigore fino a nuovo avviso. Abbiamo una lunga strada davanti a noi, ha detto Jaruntan, direttore dell'iniziativa. Se saremo disciplinati e aderiremo al protocollo, la percorreremo fino in fondo. Avviso tecnologia aliena. Con l'aumentare il numero dei coloni sul pianeta, i funzionari dell'iniziativa ricordano di evitare qualsiasi interazione con tecnologie Erlictum e Ket. Qualsiasi civile si imbatte in tecnologie aliene è tenuto ad avvisare l'autorità più vicina a restare a distanza di sicurezza. Risolto il problema con la stasi, tutte le capsule dell'Hyperion funzionano correttamente dopo che un problema ha causato il risveglio di decine di coloni prima del momento programmato. Sembra che l'avaria abbia alterato il registro della nave. I coloni risvegliati per ore possono decidere di tornare nelle loro capsule oppure di mettersi all'opera sul Nexus a seconda delle proprie capacità. Bene, c'erano un po' di notizie arretrate. Non capisco il posto, è gigantesco qua. Serra idroponica, ponte stasi, il vortex, centro culturale. Avina. How may I assist? Ah, già ci abbiamo parlato. That's all. It has been my pleasure. Please remain in line until called by the next available agent. Structural repairs continue on various parts of the Nexus. Authorities have... Centro culturale. Manca una razza. Liviturian. It's an honor to meet you, citizen of Andromeda. My people are the Turians. It will be a privilege to tell you about them. Okay. Turians are a highly disciplined race who value service to others. No one places personal needs ahead of the greater whole. Public works serve as a focal point of our society. We believe it's our duty to better our species. La vostra storia. What's Turian history like? The history of my people is proof that peace eventually wins out. Disagreements among species turned into lasting friendships. When Turians first met humans, there was a misunderstanding between us that could have had disastrous consequences. But with patience and restraint, humans and Turians eventually joined together in a mutually beneficial partnership. We look forward to doing the same in Andromeda. Pianeta natale. Where do you come from? Turians live on a planet known as Power. The atmosphere's weak magnetic field shaped our evolution into the life form you see today. Our signature carapace, the hard exterior shell you see on Turians, is actually metal. It protects us from the intense rays of Power's sun. Va bene. The pleasure of meeting you has been mine. One that I hope other Turians will soon enjoy. Qui abbiamo un Krogan. Hi there. Thanks for stopping by. I'm a Krogan. Are you interested in hearing more about my people? Ma sì. Okay. Of course you are. We may look scary, but don't let that worry you. It comes from living on a harsh world. We're a species that knows how to thrive, even under the worst conditions. La vostra storia. What's Krogan history like? Colorful, you might say. Growing up in our neighborhood, only the toughest survived. That usually meant a lot
no sense covering it up. We once had a great society, but I'm ashamed to say, we squandered it. It's why a lot of Krogan are here in Andromeda now. They're the smart ones, the ones looking for peace and a fresh start. Pianeta natale? Where do you come from? An ugly rock called Tuchanka. No sense lying. It's not a planet most people want to visit. We had predators, nasty weather, and not much else. But it gave us our identity, forced us to adapt and evolve. Everything about us is built for survival. How many species do you know that have a pair of spare lungs just in case? Or 4 testicles? Nice. Thanks for chatting. We're all looking forward to meeting our new neighbors. Ci sono le Asari. Welcome, native of Andromeda. My people are known as Asari. It would be my pleasure to tell you about our kind. Certo. Okay. Very well. Asari are the oldest civilized race in the Milky Way galaxy. Among my people, diplomacy and cooperation are prized over war or conflict. Storia. What's Asari history like? Thousands of years ago, we played an important role in founding the Citadel Council, the seat of government for our home galaxy. In the ensuing centuries, Asari placed great value on cooperation and collaboration. Many species look to us for leadership and guidance. Due to our lifespan, sometimes reaching 1,000 years of age, we are patient in our decisions and prefer long-term solutions over short-term gains. Where do you come from? Asari come from a planet known as Thessia, which many consider the crown jewel of the Milky Way. It's a thriving world blessed with prosperity and peace, and the center of the largest economy in the galaxy. With the high concentration of element zero on Thessia, Asari evolved powerful biotic abilities. It is considered a hallmark of our species. Bene. Farewell. We look forward to forging new bonds with our friends in Andromeda. The wisdom you share is our reward. Vabbè, i Salarian. Greetings, inhabitant of Andromeda. I'm a Solarian. I'd be pleased to tell you more about my species. Dimmi. Okay. Solarians are considered among the brightest scientific minds of the Milky Way. We're known for our quick thinking, technological savvy, and intellectual powers of deduction. La vostra storia? What's Solarian history like? Cooperating with the Asari, we were the second species in the Milky Way to help form a galactic government, the Citadel Council. From time to time, we also guided other species, such as the Krogan, to better channel their natural gifts towards worthy pursuits. It's our belief that the careful application of science and intellect is the key to improving the quality of life for all. Il vostro pianeta natale? Where do you come from? Solarians originate from a world known as Surkesh. It's a tropical planet covered with oceans and rainforests. As an amphibious species, we're at home in Surkesh's lush jungles, but with our technological advancements, we can adapt to nearly any environment. We look forward to studying the wonders of Andromeda and the rich diversity our galaxy has to offer. Perfetto, disconnessione. It's been my pleasure. Rest assured, the people of Andromeda have nothing to fear from Solarians. Don't hesitate to speak with one of our friendly peace ambassadors. Ah, queste sono le varie arche. They're happy to answer any questions you may have. Ah no, varie... Cioè questa è la cittadella. This is an image of the Citadel, considered the seat of government for many civilized races in the Milky Way galaxy. Here, the Council deliberates on matters of state. It is a champion of the common citizen, eager to help those in need. As with all political institutions in the Milky Way, conflict is rare. Peace and cooperation are the rule of the day. Vediamo gli umani. Hello there. I'm a human being. If you'd like to know more about my people, just ask. Dai, sentiamo un po' cosa dicono degli umani. Good to hear. Humanity is a diverse species. You may notice different skin colors or religious beliefs among our people. Yet we don't let those differences come between us. We'd rather celebrate our diversity, rather than fight over it. La storia? What's human history like? Humanity is a young people compared to many of the other Milky Way races. We didn't discover spaceflight until much later. But what we lack in age, we make up for with enthusiasm and a pioneer spirit. We'd like to think we can teach our fellow travelers a few new tricks.
Pianeta natale. Where do you come from? Humans come from a planet called Earth. It's a beautiful blue world with everything from oceans to jungles, snowy mountain peaks to deserts. It's also an oasis of biological diversity. Scientists calculate Earth contains nearly 9 million unique animal and plant species. I'm glad you stopped by. Next time you see a human, ask about ice cream. It's one of the many great things we bring to Andromeda. Il gelato, godo. Questa è un'arca. This is Arc Hyperion, one of several ships that made the long voyage from the Milky Way galaxy to Andromeda. The thousands of colonists aboard have come in peace, united by their dream of a better life in your beautiful galaxy. You need not fear their arrival. We are all citizens of the universe, eager to be your friend. They're happy to answer any questions you may have and eager to learn more about your own culture. This is an outpost for Milky Way colonists arriving in your galaxy. They come seeking a fresh start in Andromeda, yearning only for a land they can call home. If you encounter an outpost, feel free to drop by and say hello. Your new neighbors are eager to make friends. Sicuro? E qua c'è Garson. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. Sì, dimmi di più. Okay. Great. If you're seeing this, it means our Pathfinders have done their job and made new friends in the galaxy. Welcome to the Nexus. But I want to put your mind at ease. Seeing our arcs arrive in your neighborhood probably raised some concerns. I'm happy to address them. Peccato che non sono arrivate. Perché siete venuti qui? Why did you leave the Milky Way? I get that question a lot. Many of us have a deep curiosity that needs to know what else is out there. Our own Milky Way is just one tiny speck in a universe full of mysteries. And speaking for myself, the thought of exploring those mysteries in Andromeda was a call to adventure I could not resist. Le vostre intenzioni? What are you planning to do in this galaxy? Great question. I'd be worried about that too. I can assure you, we have no hostile intentions whatsoever. We're pilgrims who simply want to live in peace. We're eager to learn about new cultures, new ideas, and share. Ma quindi sto museo sarebbe per alieni di Andromeda? Trust needs to be earned, no matter what galaxy you're in. And the initiative looks forward to doing just that. Va bene. Thank you for taking the time to listen. On behalf of my fellow Milky Way travelers, we couldn't be more excited about what the future holds for all of us. Questa chi è? Welcome to the Cultural Exchange Center. Please have a look around. We're just questa- getting things up and running. Questa è la Via Lattea. You are looking at an image of the Milky Way, the original system of the colonists now arriving in Andromeda. Home to countless life forms, the Milky Way is a galaxy where friendship and peace are held in the highest regard. Those arriving in Andromeda bring with them this spirit of enlightenment. They look forward to making your acquaintance. Sì, penso sia rivolto dagli alieni di Andromeda. Quest'area qui è bella grande, laboratorio tecnologico, i pompieri, parla con la dottoressa. È gigantesco il Nexus, gigantesco. Quello che avevo visto la prima volta non era così grosso. Non penso ci sia robe da scarinizzare nel Nexus. Underground millennium ago. These remnant fellows probably had the same idea. Wouldn't mind a seismometer reading, though. Sam, any chance? Dai, ci posso parlare o no? Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Perché c'è musica tecnica, techno nello sottofondo? Perhaps not. Sam ne sarà felicissimo. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder.
Please thank Sam as well. Si è teletrasportata? Ci sono tante robe da fare qui sul Nexus. Per cui questo, che cos'è? È lui? Lei è un mercante? Shafiro? What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. Ma no, sono felice di aiutare. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. Questo terreno è stato progettato per la coltivazione di piante a bordo del Nexus. I danni sono compatibili con tentativo di accesso fisico forzato, condizioni alterate, funzionalità agricola compromessa. Quindi quale delle 200 missioni devo seguire al momento? No, incarichi aggiuntivi, incontra carry, nuclei, trova, scansiona, crea il torso, questo. Qua l'avevo vista, sì. Scan to assess the nature of the damage. Nell'incubatrice laboratorio standard del Nexus, i danni fisici alla base hanno esposto i cablaggi provocando fluttuazioni energetiche. Cos'altro c'è qui di rotto? Scan to assess the nature of the damage. Questo è un terminale computerizzato standard del Nexus, progettato per interfacciarsi con un'ampia varietà di sistemi. Un tentativo di accesso forzato alla base dell'unità ha esposto e danneggiato i cavi energetici, interrompendo l'alimentazione. Poi abbiamo le piante addirittura. Beh, cacchio, qui il Nexus è più grande di quanto mi aspettassi. Questi sono tutti appartamenti. Con un bel atrio, con sta roba qua. Bravi. Devo andare giù. Il direttore Tana rompe i maroni a tutti con report giornalieri. Dottor Camden. Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Non sei molto educato. Are you always this rude to people walking in? Only when a mistake could kill everyone on the Nexus. What do you mean? Hydroponics is our air, food and water. A frail green line between us and oblivion. We almost lost it all during the mutiny. Now it's my responsibility. Ti capisco. I know what surprise responsibility can be like. So I hear. Perhaps we could share our burdens. I need samples of Andromeda's plant life. Our own specimens should acclimatize to them. Bring me any plants you find. You'll have a bounty in return, and my thanks. Va bene.
Cos'è il vortex? Ah, è un club. Ecco perché sentivo della musica techno. Eh beh, ci vuole, non si può essere... Liam, cosa ci fai? Già qui a bere? Things are shaping up, Pathfinder. Resources flowing in, sleepers ready to head out. It's starting to feel like the initiative. Not quite up to the sales pitch, but getting there. Feels good, right? È come un nuovo inizio. I feel it, Liam. Finally getting our start. There we go. Getting our shit together. Showing the new galaxy that we have it sorted. If I keep saying it, it's true, right? Dutch Smith cosa mi dice? Another one. Damn it. This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. Un bar. All keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it. Chemists should have guinea pigs. Not have their labs taken over by people giving them things and being nice. Non sei molto amichevole, eh? Aren't bartenders usually friendly? You're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Ah, ok. Don't let Dutch put you off. He's a sweetie, really. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean... yeah. I'm a dirty squirrel. Ma in che cacchio di bicchiere l'ha messo? Hey, I was wondering if you could help me out. It's for the good of the bar. Dimmi. Lay it on me. So, folks try and help and all, but we have a limited pool of ingredients. Keep an eye out for anything interesting we could use for new drinks, and we'll let you test them for free. So Dutch gets ingredients and the guinea pig you wanted, huh? Exactly. Win-win all around. Madonna, quante missioni mi stanno buttando addosso. Qua ci sono vari mercanti, adesso non mi interessa sinceramente. Ma qua siamo dentro Nexus o l'Hyperion? Questo è l'Hyperion. Andiamo. A sto punto andiamo a sto centro. No, facciamo prima Ponte Stasi. You're listening to HNS, your source for news in Helios, an independent arm of the Andromeda Initiative. C'è qualcosa da fare? Sì. Nigel. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. Vi faccio le mie condoglianze. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were gonna start families out here together. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Ma sta missione già l'avevamo fatta. Digital journal. He mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Forse era un salvataggio che non si era salvato, perché qua non puoi mai salvare quando vuoi. Dottor Carley. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't save him. Hai fatto del tuo meglio. I'm sure you did everything you could. Yeah,
But still, we lost a Pathfinder on my watch. Doesn't sit right. My dad knew the danger. Part of the job. Now I just need to make sure your sister here pulls through. Ma io con questi non avevo già parlato? With the initiative. Well, you reach a point in life where you wonder, is that all there is? I'd accomplished everything in the Milky Way I could. I was locked into a future of diminishing returns. So coming here was the world's biggest midlife crisis. A chance to wake up in the morning and feel hope instead of arthritis. Mia sorella come sta? How's Sarah doing? Her condition's stable. I see signs of REM activity in the brain, so she's dreaming. Means all the wiring still works. How'd this happen? It was dumb luck, really. We hit the Scourge at the worst possible moment, just as the stasis revival was kicking in. It's a vulnerable moment coming out of a 600-year nap, then wham! The circuits fried and overloaded the neural pathways. Don't worry, I'm on it. We're not losing another writer. Il tuo lavoro? So you and Lexi swapped jobs? You know that moment when you realize you're just getting too old? Right, look who I'm talking to. Trust me, it happens. For me, it was Habitat 7. Watching you guys running around, dodging... Ha reagito alla freccia che gli passava in faccia. Pains me to admit it, but it's passed me by. So it made sense that Lexi and I switched places. She's younger. Well, for Asari. They're still teenagers when they're 200. And she's one hell of a doctor. She'll serve the Tempest well. Ci mancherai. We'll miss you, Harry. Just make sure to raise some hell once in a while, will you? I'm living vicariously through you. Deal. Arrivederci. Thanks. Don't be a stranger. If anything changes with Sarah, I'll let you know. Ok. Qua non c'è nient'altro, lì non c'è niente, qua l'avevo già letto, visto sto pannello informativo. Andiamo al ponte. A worker was lost to space during repairs on the Nexus hull. The victim's name has been withheld until next of kin in the Milky Way is notified. This is HNS. Sì, ma se aspettano che qualcuno risponda alla Via Lattea, buona fortuna. Qua non ci sono un po' di missioni da fare, eh? Donna arrabbiata. It's you, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Eh? Now she's dead, and we'll all soon follow. Non si possa evitarlo. This might be my dad's mess, but I will clean it up. Talk about ego. You're no different from him. You think you could do this all yourself. Go to hell, Pathfinder. Diciamo che il morale non è buono qui. What's the latest about waking people up? We're in a holding pattern. Word is that the Nexus... Non dovevo raccogliere piante per quelli lì del bar? Ah, Capitano Dan. Ryder, this new station leadership I'm hearing about finally let you out of their sight? Looks like. Took them long enough. Isogliare i coloni? Will you be bringing Hyperion folks out of stasis? That's my job. We're keeping it to specific personnel for now. Those who can help the Nexus get back on its feet. But with outpost settlement starting, we'll soon be able to wake up more. Va bene. Thanks for the talk. Sure thing. Lani chi è? Pathfinder? Perché sei qui, Lani? Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly,
I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's È the il best. pilota, la I've pilota. always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? E la tua famiglia? What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Come ti sembra qui? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Va bene, alla prossima. Have to go now. See you later. You be careful out there. Sicuramente devo andare dal buon Sam. Welcome back, Scott. Ho delle equazioni per te. Dr. Aradana at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Transferring them now. Have fun. Hey, what the? Sam! Malicious code detected. Please stand by. Sam? Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Ma porca miseria, mi ha messo un virus. Mi ha messo un virus quella lì. Is that another malfunction, or... Sam, you trying to show me something? Okay, I think I got it. Sam, talk to me! Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Sam, che è successo? The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. Ti ha fatto male? How do you feel? Are you okay? I cannot feel pain. However, I would avoid repeating the experience, which is the purpose of pain in organic life. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Maledetta, cioè. Ci ha messo un virus, oh, sicuramente non sapeva niente. C'è qualcosa di nuovo? Your father's personal logs. Qualcosa si è sbloccato, sì, malattia di Ellen. Amazing how life can change in an instant. Suddenly my career doesn't matter. This incredible woman I've been married to all these years. She's facing the end. All I think about are the times I wasn't there for her. Well, that's going to change. It occurs to me that Sam might be more than I ever imagined. Un sostituto. Un feticcio della moglie. La donna è ancora arrabbiata? Bene, mentre ci dirigiamo verso il centro operazioni, io direi che la puntata d'episodio può finire qui. Poca azione, molta esplorazione, molta politica, questo è anche Mass Effect. Comunque, mettete like al video se vi è piaciuto, ma immagino sicuramente non c'è più nessuno che lo sta ancora guardando dopo 1 ora e 40, ma se qualcuno c'è, vi siete beccati 1 ora e 40 di video, quindi immagino che qualcosa vi sia piaciuto. Qua abbiamo un bel po' di missioncine da fare. È Addison? Chi era? Dov'è che è Addison? Che devo parlare anche con questa. Chi era Addison? Non ricordo più. Vabbè, comunque mettete like, mettete follow al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi episodi.
Vabbè, non resta che salutarvi dicendovi ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark del caso del gamer.